Ora che hai visto i diversi tipi di variabili che puoi utilizzare nel codice Visual Basic for Application, vediamo tre concetti legati alle variabili: la dichiarazione, la inizializzazione e lo scope o ambito delle variabili. Dichiarare una variabile vuol dire assegnarle un tipo di variabile e per tutti i tipi che abbiamo visto vale la stessa regola. Dim, il nome della variabile, as, string, integer, object, quello che è. Non cambia nulla per questo. Considera che anche quando abbiamo scritto delle funzioni, quindi saluta in, aperta tonda, lingua, noi avremmo potuto chiedere all'interno di quelle parentesi tonde che lingua ce lo aspettiamo come una stringa. Quindi saluta in lingua as string non è una dichiarazione della variabile, però vuol dire che quando chiameremo questa funzione noi ci aspettiamo una variabile di tipo stringa. Dichiarare le variabili aiuta proprio in questo tipo di cose. Quando noi chiamiamo una funzione ci viene suggerito che tipo di variabile si aspetta e noi sopra abbiamo potuto dichiararla come dovrebbe essere dichiarata. L'inizializzazione invece di una variabile corrisponde al fatto che le assegniamo un particolare valore. Se noi la dichiariamo, dentro abbiamo creato la scatola, ma dentro non ci abbiamo messo ancora nulla. L'inizializzazione vuol dire proprio questo, inserire all'interno della variabile un primo valore. Ed è importante perché poi nel momento in cui dovessimo utilizzare una variabile non inizializzata, non otterremmo nessun risultato, un risultato inaspettato. Per inizializzare una variabile, anche qui la cosa è abbastanza semplice, nel senso che per tutti i tipi di variabile, tranne l'oggetto, basta scrivere il nome della variabile uguale e il valore che ci interessa. Quindi se abbiamo fatto dim r as long, quindi un intero lungo, faremo r uguale 7, sparo. Se facciamo dim lingua as string, poi scriveremo lingua uguale doppio apice fur doppio apice e avremo assegnato e inizializzato la variabile di tipo stringa. Nel caso invece degli oggetti è leggermente diverso perché a questa sintassi dobbiamo far precedere la parola chiave set. Quindi se noi definiamo ad esempio una variabile che rappresenta un oggetto dim s as object, sotto non potremo scrivere s uguale sheets foglio 1 fra doppi apici, ma dovremmo scrivere set s uguale sheets foglio 1 fra doppi apici. Il terzo concetto che volevo spiegarti in questo video è lo scope. In programmazione usiamo spesso le parole inglesi per praticità, perché anche tanta documentazione si trova in lingua inglese, chiaramente. Possiamo tradurlo come ambito. Vuol dire che quando noi abbiamo dichiarato una variabile dim r as long, la possiamo utilizzare solamente nel suo ambito, nel suo perimetro, nel suo scope. E qual è questo perimetro? È il perimetro della sub o della function all'interno della quale noi l'abbiamo dichiarata e definita. Quindi se abbiamo fatto una sub A che fa certe cose e all'inizio, perché la dichiarazione normalmente le mettiamo tutte all'inizio, dim lingua as string ad esempio, e poi scriviamo lingua uguale fur con doppi apici, quando noi chiamiamo la variabile lingua troveremo dentro qualcosa solamente se siamo all'interno di questa sub. Se sotto c'è una seconda sub che si chiama sub B e là dentro proviamo a fare un message box lingua, quello non funzionerà, o meglio darà un pop-up vuoto, perché la variabile lingua l'abbiamo definita in A, nella routine A, e qui dentro solamente esiste ed è valorizzata con quello che le abbiamo dato come valore. In B non esiste questa variabile, quindi quando di qua cerchiamo di usare qualcosa che non esiste, otteniamo il risultato di conseguenza. C'è un'eccezione però a questa cosa, perché noi potremmo in realtà, anziché definire e dichiarare le variabili all'interno di una sub, a monte di tutto il codice, usare una parola chiave che si chiama global e dire global lingua as string, e questo è un po' il passepartout, nel senso che
questa variabile lingua definita là sopra come global, prima di tutte le tutte le function, sarà visibile per tutti quanti. Quindi se io eseguo la routine A dove assegno solamente il valore, quindi lingua uguale fur, non devo dichiararla nuovamente perché c'è già il global sopra. Se assegno qui un valore fur, eseguo la A e dopo eseguo la B vedrà che lingua è stata valorizzata da qualche altra parte, perché lingua a quel punto, essendo global, è trasversale a tutte le funzioni e le sub che stiamo facendo. Sconsigliato utilizzarlo perché poi la domanda naturale è perché noi usiamo sempre global, è per non fare confusione, semplicemente teniamo le cose dove devono stare e cerchiamo di limitare il più possibile le cose atipiche. Ecco. Prima o poi ti capiterà, perché succede spesso, di non capire perché il tuo codice non sta funzionando, e sarà non chiaramente quando negli esempi che stiamo facendo, che sono molto corti, insomma riusciamo a avere il colpo d'occhio su tutto, ma se il codice comincia a essere molto lungo, prima o poi capiterà che fai un typo, in inglese si dice, cioè un errore di battitura nel nome di una variabile, e lì apriti cielo, perché cercare di capire che cosa è stato sbagliato in un codice dove semplicemente ho dimenticato una lettera nel nome della variabile, ho scritto linga invece che lingua, sparo, è difficile perché devi andare a beccarti esattamente dove è l'errore, no? Per quanto il debugging ci aiuti, c'è un trucchetto che sempre in testa a tutto il codice possiamo scrivere option explicit, e questo ci forza, quando andiamo a scrivere il nostro codice, a dichiarare tutte le variabili, per cui appena noi cerchiamo di usare una variabile che non abbiamo definito, immediatamente il compilatore di VBA ci dice attenzione, questa variabile non è stata definita, non è stata dichiarata, e quindi lo abbiamo subito come alert. Questo è una cosa che può tornare utile, usare questo option explicit. Poi tutto facoltativo, quindi insomma vedi un po' cosa preferisci fare. Ci vediamo alla prossima, ciao!